Segue l'empio e il giusto, e trasformati contemplando Gesù. Le due domande che abbiamo davanti a noi sono: l'uno riguarda l'empio. Nel Salmo 37, che l'empio per un po' di tempo sembra verdeggiante e prospero, ma se l'uomo ha pazienza e guarda il Signore, con l'andare del tempo vede la differenza che c'è tra l'empio e il giusto. L'empio non è l'uomo di fuori che non conosce il Signore, per quello c'è un altro titolo. L'empio è colui che finge di essere più santo degli altri ed ha nella bocca delle belle parole, come è scritto nel Salmo 50. Ma all'empio io ho detto: cosa devi fare tu di prendere il nome del Signore in vano? L'empio è la persona furba religiosa che mette un mantello di religione sempre più santo degli altri. Intanto le persone che hanno discernimento spirituale lo comprendono l'empio, ma la maggioranza del popolo nelle chiese non discernono le zizzanie e quindi non comprendono l'empio. Allora le persone che temono il Dio soffrono, perché vedono che l'empio burla le altre persone e che l'empio prospera. E vedete nel Salmo dice: non portare invidia a quelli che operano perversamente, con politica furbamente, perché verrà un giorno che saranno recisi. E lo stesso pensiero nel Salmo 73 che dice: io portavo invidia agli insensati vedendo la prosperità degli empi. L'empio per un certo tempo prospera, ma se la persona guarda e aspetta il Signore, lui vede che col tempo l'empio non prospera, perché non riconosce più nemmeno il luogo dove è passato. Ma i mansueti, cioè coloro che aspettano il Signore, che soffrono, che non litigano, che sono pronti a perdere e non litigare, col tempo il Dio ne prende cura. Anche in questa terra vedete una differenza. Vi è una grande differenza fra la persona che teme Dio e l'empio, fra il giusto e l'empio. Leggendo attentamente il Salmo 37, liberando la Chiesa da quel guardare attorno, perché vedete che le persone furbe prosperano in questo mondo per un certo tempo, ma poi viene il momento in cui non prosperano più. Quando noi entriamo nei tabernacoli di Dio, vediamo il piano di Dio, allora vediamo che non vale la pena essere furbe e che anche in questo mondo c'è una differenza tra chi teme Dio e chi non lo teme. L'altra domanda in San Giovanni è l'apostolo della contemplazione, perché anche gli altri apostoli sono di contemplazione. Non vogliamo innalzare un apostolo più degli altri. Anche San Paolo dice che guardando a faccia scoperte come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati di gloria in gloria. San Giovanni ci parla e dice che è una grande carità quella del Padre, che noi siamo chiamati figliuoli di Dio, niente meno. Colui che ha creato il sole, la luna, gli astri, che tiene tutte nella mano, diventa nostro Padre per mezzo di Gesù. Per questo motivo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto il Dio. Ma poi dice che noi, se contempliamo Lui, lo vediamo come Egli è, diventiamo simili a Lui. Non diventiamo nella quantità. Voi prendete una bottiglia d'acqua del mare, non è la quantità del mare, ma è la qualità dell'acqua. Quell'acqua è un'acqua salata come l'acqua del mare, ma è semplicemente una bottiglia, è semplicemente una goccia. Cioè nella misura che noi contempliamo Gesù, che noi vediamo Gesù. Il vedere in San Giovanni significa vedere con intensità, vedere con amore, vedere dimenticando noi stessi, vedere senza aspettare niente. È un vedere innamorato. Vi mettete davanti a un bel quadro, una bella vista, voi dimenticate voi stessi. Entrate in una specie che si direbbe trance, una specie di estasi, una specie di ammirazione. E guardando Gesù nella misura che noi lo vediamo, veniamo cambiati. Quando noi vediamo il Signore, diventiamo come Egli è, in quelli che lo vediamo. Completi non saremo mai in questa terra, ma nella misura che noi vediamo Lui, veniamo trasformati senza che ce ne accorgiamo. Lo vedono gli altri che siamo trasformati, ma voi ed io non lo vediamo noi stessi. A noi ci pare che andiamo indietro, mentre di fatto andiamo avanti, innanzi a noi stessi andiamo indietro perché vediamo di più. È come una persona che in una valle vede un mondo piccolo intorno a sé, lui si vede grande.
ma sale un'altra montagna e lui diventa piccolo, perché quello che vede è sempre più vasto. Lui non ha scoperto la montagna, l'orizzonte c'era prima, ma non lo vedeva. Lui sale, ma mentre sale vede molto più di prima, ma lui si vede sempre più piccolo. Così mentre noi cresciamo nel Signore, noi cresciamo per esempio di 100 col Signore, ma mentre noi cresciamo arriviamo a 100, abbiamo visto 10.000 davanti a noi. E quindi nella misura di quel che vediamo, con quel che noi cresciamo, a noi ci pare che andiamo indietro invece di andare avanti. E così una persona che cresce nel Signore, mentre cresce davanti a Dio e davanti agli altri, diventa sempre più piccolo davanti a se stesso. Perché dice, in paragone di quel che ho veduto e in paragone di quel che Dio ha fatto per me, io mi sento andare indietro invece di andare avanti. Così cresce davanti a Dio, ma diminuisce davanti a sé. Giovanni Battista dice, conviene che egli cresca e io diminuisca. Noi non diventiamo più piccoli, diventiamo più grandi di prima, ma innanzi ai nostri occhi diventiamo sempre più piccoli, fino a tanto che diventiamo polvere e spariamo interamente. Questo è il senso, mentre che come noi vediamo il Signore, diventiamo come Lui, perché vedere significa vedere attentamente, vedere con scrutinare, vedere guardando fisso, vedere con amore, vedere chiaro, vedere col cuore innamorato, noi diventiamo simili al Signore.